Se ancora non ti è chiaro cosa è e come scegliere l'azione della canna, questo video fa il caso tuo. Facciamo chiarezza una volta per tutte su questo argomento. Scegliere la giusta azione per le nostre esigenze. Sarebbe anche carino da parte vostra lasciare un bel like a questo video, anche solo per lo sforzo di mettere tutto insieme, e ovviamente vi invito a iscrivervi se non siete iscritti e ad attivare la campanella delle notifiche. È un gesto gratis per voi, ma che significa tanto per me. Prima di iniziare, vediamo insieme 3 punti fondamentali che andremo a toccare in questo video. Cos'è l'azione della canna, appunto, l'elenco delle azioni e scegliere l'azione della canna in base alla tecnica o esca artificiale utilizzata. Andiamo adesso a spiegare cos'è l'azione della canna. L'azione della canna descrive appunto come la canna si comporta quando è sotto stress, ovvero quando è in piega. Questa è una delle caratteristiche più importanti quando dobbiamo scegliere di acquistare una nuova canna da pesca, perché tale parametro andrà ad influire positivamente o negativamente durante la nostra sessione di pesca. Alcune azioni sono obbligatorie per alcune tecniche di pesca, che per essere eseguite in maniera ottimale o per avere risultati positivi senza spiacevoli sorprese, vogliono quelle caratteristiche specifiche. Dall'altra parte però abbiamo azioni che sono più versatili e quindi idonee ad un numero maggiore di tecniche, garantendo sempre un risultato ottimale. Sul mercato esistono innumerevoli marchi produttori di canne da pesca ed ogni produttore le descrive a modo loro. Ma sicuramente possiamo individuare 4 fondamentali categorie che sono extra fast, fast, moderate e slow. In realtà però esistono anche altre 2 azioni intermedie, moderate fast e moderate slow. Queste 2, tuttavia, dipendono molto da come interpreta la nomenclatura dell'azione il marchio produttore stesso. Quindi, ricapitolando, le azioni potenzialmente sono 6, ma possiamo semplificarle a 4. Per spiegarle al meglio dobbiamo prendere in considerazione questo piccolo schemino. Come potete vedere, questa è una canna da pesca, o almeno cercate di essere creativi e visualizzare questa linea come se fosse una canna da pesca. Per facilitarci la comprensione delle azioni, proviamo a suddividere la canna in 5 aree principali, dove le 2 estremità saranno l'area della vetta e l'area del portamulinello. Nel mezzo ci saranno quindi 3 aree intermedie. Prima di iniziare a spiegare le 4 principali azioni, c'è bisogno di introdurre un'ulteriore specifica. È importante capire che per identificare l'azione della canna non bisogna caricarla con uno stress elevato, altrimenti vedremo una curva eccessiva. Tutte le canne, dall'extra fast alla slow, con intensità di carico diverse, arriveranno a flettere completamente e sarà difficile per noi capire che tipo di azione hanno se le andiamo a caricare troppo. La giusta dose per far spiccare appunto l'azione della canna è minima e da lì subito sarà facile per noi identificarne l'azione. Canna con azione extra fast. Una canna da pesca con azione extra fast è una canna particolare e molto riconoscibile, perché appunto noteremo che al minimo accenno di curva la canna fletterà prevalentemente l'area della vetta. Una canna con questa azione viene spesso descritta come una canna pronta. Ma cosa significa pronta? Semplicemente si intende che la vetta sarà molto sensibile e cederà facilmente alla minima trazione, ma la sezione sottostante all'area della vetta inizierà subito ad imprimere forza che ci sarà utile per ferrare i nostri pesci. Le canne con azione extra fast possono essere impiegate in diverse tecniche o con diverse esche artificiali. Le tecniche di pesca che più simpatizzano le canne da pesca con un'azione extra fast sono le classiche jig head o testine piombate, drop shot rig e top water. L'azione extra fast si presta benissimo per tutte quelle presentazioni con jig head o all'italiana con testina piombata. Che noi inneschiamo sulla testina un verme dritto, un grab, un gambero, uno shad a coda dritta o uno shad con coda a pala, questa azione sarà perfetta perché appunto la vetta morbida e cedevole permetterà al pesce di non sentire alcun sospetto durante la fase d'attacco dell'esca artificiale e successivamente la parte sottostante alla vetta sarà pronta in modo molto velocemente ad assicurare un'ottima allamata. Nel drop shot rig, una tecnica e una montatura molto spesso utilizzata nella pesca al black bass, l'azione extra fast è fondamentale per avvertire anche le tocche più subdole su profondità che possono variare tra i 3 e gli 11 metri. E di conseguenza possiamo capire che questa azione dona alla canna un'ottima sensibilità.
Per quanto riguarda i top water bisogna fare una premessa. Con questa tecnica e tipologia di esca artificiale si possono usare canne con azione extra fast e canne con azione fast. Ma questo dipende molto dal tipo di pesca che andremo a fare. Mi spiego? Se peschiamo per esempio a top water sulle lunghe distanze, come ad esempio in mare, avremo bisogno di una canna proprio con questa azione, perché appunto se ricevessimo una mangiata da parte di un pesce serra, ad esempio, su un needle a 50-60 metri da noi, saremo in grado di poter avere forza sufficiente da parte della canna per poter andare a ferrare il pesce a distanza. La stessa cosa è valida anche in lago o in fiume se si cercano pesci a distanza e serve prontezza quando ferriamo il pesce. Canna con azione fast. Una canna da pesca con azione fast è invece una canna con una curva più dolce e rotonda rispetto alla precedente extra fast appena vista. Difatti qui noteremo che al minimo accenno di curvatura la piega della canna coinvolge sia l'area della vetta che quella sottostante. Una canna da pesca con azione fast rimane comunque sia una canna pronta, non iperprontissima come una extra fast, ma ci garantisce un ottimo coefficiente di prontezza. Difatti non a caso è l'azione più comune che troveremo sulle canne da spinning. Il bello di questa azione è proprio la sua versatilità. Di solito la prima canna da pesca che un pescatore alle prime armi acquista è proprio appunto una canna con azione fast, perché con essa ci si possono utilizzare molte esche artificiali ed è versatile per molte tecniche di pesca. L'azione fast accoglie molto bene le seguenti tecniche di pesca: jerkbait, top water, metal jig o blade jig e molte tecniche e inneschi che prevedono l'uso di soft bait. Come abbiamo appena visto, una canna da pesca con azione fast è anche definita come canna da reazione, prendendo questo nome appunto dalle esche artificiali che vengono utilizzate con essa. Questa azione è perfetta per esche artificiali come per esempio jerkbait e top water sulla media e corta distanza, piccoli metal jig o blade jig o in generale esche metalliche, e queste sono semplicemente solo alcune delle esche artificiali più comuni usate nello spinning in acque interne o nello spinning in mare. Per quanto riguarda le soft bait, questa azione è ottima per impieghi offset, ovvero con i classici ami white gap con innesco anti-alga, perché appunto ci permette di avvertire subito le tocche del pesce, lasciandogli tempo e modo di afferrare bene l'esca artificiale senza sfilargli la via di bocca, permettendoci così di sferrare sempre ferrate efficienti con ottimi risultati. Tra i vari inneschi possiamo identificare il classico innesco spiombato offset, innesco Texas rig, ceburasca rig, giga rig o pendolino e split shot rig. Da questa sintesi descrittiva si evince che questa è davvero un'azione all round, ossia versatile. Canna con azione moderate. L'azione moderate invece la si può facilmente individuare perché è molto più rotonda delle due precedenti. L'azione moderate è un'azione particolare che ci torna molto utile quando abbiamo bisogno di dover gestire in modo corretto alcune esche artificiali o per gestire al meglio alcuni pesci predatori. Dal punto di vista della gestione del pesce, durante il combattimento una curva così rotonda permette di assorbire in maniera ottimale le inaspettate e potenti fughe di alcuni predatori, scaricando la tensione direttamente sul fusto della canna piuttosto che direttamente sul mulinello o sul filo utilizzato. In aggiunta è un'azione che serve anche per non strappare via di bocca le esche artificiali, soprattutto quando si pesca di reazione e i pesci potrebbero mangiar corto, allamandosi pizzo pizzo come si dice a Roma. Parte molto delicata dove si rischiano spiacevoli slamate se non si ha un setup ben strutturato. In Giappone questa azione è molto utilizzata per pescare le Suzuki, ovvero le spigole giapponesi con l'airbait, dove i pescatori d'estremo oriente lanciano e recuperano linearmente gli artificiali, catturando innumerevoli spigole senza perderne alcuna. L'azione moderate la reputo idonea in queste condizioni, con crankbait, con spinnerbait, chatterbait e buzzbait, con swing bait e glide bait, per gestire grossi artificiali, nella pesca alla spigola con airbait in stile giapponese, pesca al siluro e per altri grossi predatori. Canna con azione slow. Ultima e difficile da trovare è la canna da pesca con azione slow, ovvero ancora più rotonda della classica azione moderate. Difatti in questo caso la canna flette completamente tutta fino alla placca porta mulinello. Come appena menzionato è un'azione non comune e viene spesso utilizzata per combattere grossi pesci in fiume, lago e a volte anche utilizzata in mare. Al riguardo non ho molte informazioni ed esperienza, proprio perché non è una canna con un'azione comune, ma per la pesca spinning l'azione slow è veramente poco utilizzata.
Con quest'ultima vi voglio invitare a inserire nei commenti i vostri dubbi e domande se ne avete. Sicuramente ci si vede in un prossimo video dove magari andremo a spiegare qualche altro tecnicismo. Un abbraccio a tutti e ci si vede al prossimo video. Ciao raga!